innanzitutto Chopin è il mio compositore preferito, e poi diciamo che da quando sono bimbo che seguo il concorso Chopin di Varsavia, quindi è sempre stato un sogno per me ed eccoci qua, insomma. Beh, diciamo che Chopin è il mio compositore preferito perché diciamo che è stato il primo compositore che ho amato sin da quando sono bambino, però credo sia un amore che non finirà mai, che mi porterò avanti per sempre, quindi. E poi soprattutto perché lo sento molto vicino al mio essere come persona, alla sua musica. Siccome anche mio padre è un musicista, ricordo che a volte a casa suonava i notturni e quindi diciamo che lì è stato proprio il primo amore, non vedevo l'ora di iniziare a suonare quel genere di musica, quindi forse il primo ricordo è legato a questo. A mio padre che suona qualcosa di Chopin, adesso non ricordo se un valzer o addirittura un notturno, non ricordo bene. E poi da lì ho iniziato a scoprire sempre di più, a scavare, a conoscere nuovi brani sempre più interessanti e quindi per questo, insomma. Siccome la mia famiglia è una famiglia di musicisti a partire da mio nonno e poi così mio padre, diciamo che sono nato in un ambiente di musicisti e quindi ho iniziato a studiare musica ma non pianoforte. Poi verso i 13 anni decisi così, sinceramente non so perché, che volevo provare ad entrare in conservatorio studiando con il pianoforte, appunto, studiando il pianoforte e così è nata, quasi per caso, insomma. Non sempre, cioè non credo che sempre i concorsi creino appunto una buona scuola, ma dipende secondo me dal modo in cui si affrontano. Se si affrontano cercando sempre di migliorarsi e di dimostrarsi per quello che si è, allora assolutamente sì. Se si affrontano cercando solamente di piacere agli altri, secondo me questo non è un buon modo di affrontare un concorso, almeno dal mio punto di vista. Beh, io credo che ognuno debba trovare il proprio modo di interpretare qualsiasi autore. Quindi adesso a questa domanda come si deve suonare Chopin io non sono in grado di rispondere, sinceramente. Credo che ognuno, in base alla propria sensibilità e il proprio modo di essere, deve riuscire a filtrare questa musica per come è lui. Quindi non credo ci sia un modo di come si suona Chopin, no. Io comunque non credo che ci sia il momento in cui si dice ah ok, adesso non sono più uno studente, sono un artista. Diciamo che è una cosa che va perseguita negli anni e secondo me il corso di studi dovrebbe servire proprio a questo, non solamente ad essere uno studente che va lì, fai la tua lezione, ma dovrebbe servire proprio per chi volesse intraprendere questo tipo di carriera, proprio a prepararti. Quindi secondo me non c'è un passaggio da uno status all'altro, è una cosa che deve essere cioè graduale, deve avvenire graduale secondo me. Cioè non ti saprei dire se io adesso, visto che ancora studio in conservatorio, se sono uno studente oppure se sono un artista, non lo so. Bellissima innanzitutto, ovviamente, è la prima cosa che mi viene in mente. È emozionante perché è bellissimo, emozionante e anche formativa, costruttiva, per quello.